Un itinerario a Venezia nel sestiere di Cannareggio, dalla chiesa dei Gesuiti fino al campo dei Mori. In questo nuovo video faremo un itinerario passeggiata partendo dalle fondamenta nuove, ma invece che andare verso Castello, come in un video precedente che vi linko in alto a destra, vi porterò verso Cannareggio, passando dalla chiesa dei Gesuiti e altri punti di interesse fino ad arrivare nel campo dei Mori. Dalle fondamenta nuove arriveremo facilmente alla chiesa dei Gesuiti, risalente al XII secolo e appartenente all'ordine dei Crociferi. Venne acquistata poi dai Gesuiti che la ristrutturarono nel 1657. La maestosa facciata fu eretta grazie a una donazione della famiglia Manin e venne ideata da Domenico Rossi, con forme barocche, non tradizionali e un'abbondante decorazione plastica. All'interno la pianta è tipica delle chiese dei Gesuiti, a croce latina. Appena si entra colpiscono gli affreschi nel soffitto, veramente belli. Poi nelle cappelle di maggior rilievo abbiamo Angelo Custode ed angeli che trasportano le anime di Jacopo Palma il Giovane. Il martirio di San Lorenzo di Tiziano Vecellio e l'Assunzione della Vergine di Jacopo Robusti detto il Tintoretto. Molto bello il pulpito, con sofisticati panneggi in pietra bianca e verde, opera di Francesco Bonazza. Interessante la controfacciata che ha la tomba della famiglia Lezze di Jacopo Sansovino. Da visitare inoltre la sagrestia che ospita 20 dipinti di Jacopo Palma il Giovane. Insomma, una chiesa assolutamente da visitare. L'entrata costa €1. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Nella descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per poi fare le vostre compere senza ulteriore spesa, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete aiutare il canale e offrirmi un caffè, c'è anche un link al mio PayPal. Vi ringrazio. Proseguendo arriviamo alla fondamenta di Santa Caterina e facendo 2 passi vi porto fino all'ingresso di un sottoportico che vi porta alla corte omonima del Lovo, un po' nascosta e carina, da visitare. Questo posto lo ricordo bene perché quando ero alle superiori partivo un'ora prima di casa la mattina per venire qua e vedere una ragazza di cui ero profondamente innamorato e salutarla per poi ritornare a scuola felice. Passando per Calle Racchetta e a metà calle prendendo per il sottoportico molto carino, arriviamo alla nostra prossima meta, il Ponte Chiodo. Originariamente i ponti erano tutti costruiti in pietra e generalmente senza le protezioni laterali, chiamate bande o spallette. A partire dall'Ottocento, per questioni di sicurezza, vennero tutti dotati di parapetto. Solo 2 oggi sono senza bande, uno appunto è questo, il Ponte del Chiodo, e l'altro è a Torcello, il Ponte del Diavolo. Il nome Ponte Chiodo deriva dalla nobile famiglia che una volta lo possedeva. Qui potrete fare ottime foto per Instagram, senza cascare in acqua, mi raccomando. Vi linko in alto a destra un video che parla dei 10 ponti più particolari di Venezia.
Proseguendo in direzione della Misericordia, a poco più di 2 minuti arriviamo a una delle scuole grandi che mancano di essere menzionate nel mio canale, la Scuola Grande della Misericordia, che si costituì l'8 settembre del 1261 e prese la denominazione di Confraternita di Santa Maria della Misericordia o di Valverde. La scuola, proprietaria di molti fabbricati in Venezia, era tra le più ricche e forniva ogni anno le doti a 60 ragazze meno abbienti. Il progetto della scuola fu affidato nel 1507 ad Alessandro Leopardi, che cominciò la costruzione, ma i lavori furono proseguiti da Tullio Lombardo per essere portati a compimento nel 1545 da Jacopo Sansovino. La scuola è esternamente incompleta, il salone del primo piano è il più grande del centro storico veneziano dopo Palazzo Ducale ed è tuttora impreziosito da una ricca decorazione a fresco in cui si trovano le figure dei 12 profeti maggiori attribuite alla scuola di Paolo Veronese. Dal 1914 è diventata fulcro dell'attività pedagogica e sportiva della società di ginnastica Costantino Reyer, che l'ha reso il tempio dello sport veneziano. Dal 2015, grazie al gruppo Umana Spa, la Scuola di Misericordia si propone come luogo al servizio della città e apre al pubblico in occasione degli eventi come mostre d'arte contemporanea o architettura. Dietro la Scuola Grande della Misericordia abbiamo la chiesa dell'Abbazia. Questo angolo di Venezia per me è una delle più caratteristiche della città. La storia della chiesa è legata alla Scuola Grande della Misericordia, che dal XIV secolo eresse nelle vicinanze 2 proprie sedi, un ospedale e delle abitazioni. Bellissimo il campo con mattoncini in cotto a spina di pesce e una vera da pozzo molto bella. La chiesa venne ufficialmente sconsacrata nel 1973. Nel 1980 venne allestito un magazzino e un negozio di souvenir. Ma cosa molto importante è che la chiesa è stata utilizzata nel 1979 per le riprese di 2 film, Moonraker e Operazione Spazio, parte della serie di James Bond, e nel 1988 l'edificio fu utilizzato per le riprese di Nosferatu a Venezia, il cui il conte Dracula, Klaus Kinski, uccise le sue vittime all'interno della chiesa. Dal campo prendiamo il bellissimo sottoportico dell'abbazia, aperto nel 1508 per agevolare gli spostamenti tra campo e fondamenta, da cui di fronte si può notare una palazzina bassa, Palazzo Lezze, con un grande portone d'ingresso e raffinate finestre, che un tempo fu un casino, un posto di piacere gestito dalla famiglia Lezze di origini pugliesi. Dopo aver visto il sottoportico, che è bello lungo, proseguite verso la fondamenta, in cui si arriva ad uno scorcio un po' nascosto, che però vale veramente la pena di vedere, uno degli ultimi squari di Venezia, che si può vedere dal Ponte dei Multi, molto caratteristico. Fate le dovute foto, proseguiamo fino ad arrivare alla nostra meta finale. Dopo lo squero arriviamo alla fondamenta dei Mori, in cui avremo sulla destra la casa del Tintoretto, con una bella statua di Ercole, per finire nel campo dei Mori, in cui la statua di pietra di Tony Rioba ci aspetta per il benvenuto. Da qua inizieranno le leggende del prossimo video. Non mancate! Iscriviti! 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 Iscriviti!